come non sembrare uno scemo quando lavori a vuoto. Ciao, io sono Claudio e in questo video ti voglio spiegare i 10 errori più comuni che vengono fatti dai beginners, ma non solo, quando si lavora a vuoto. Non solo, ti spiegherò anche come correggerli. Domani, alla stessa ora in cui è uscito questo video, pubblicherò un altro video dedicato probabilmente al condizionamento tibia. Quindi, se ancora non l'hai fatto, iscriviti subito al canale e attiva la campanella per non perdertelo. Poi, una volta visionato il video, vai subito a scrivere nei commenti quali di questi 10 errori che ti presento fai nel tuo lavoro a vuoto. Ok? Niente, ti saluto, ci vediamo nei commenti oggi e domani alla stessa ora per il prossimo video. Ciao! Il primo errore è sicuramente quello di cercare di fare troppe cose. Questo cosa comporta? Comporta che molte volte si vanno a saltare delle fasi fondamentali, direi basilari, della disciplina. Una di queste è sicuramente la posizione di guardia. Molti quando iniziano cercano di fare vuoto, provano a fare tutto, 1000 colpi, il più delle volte fatti male, cercando di portare questi colpi, molte volte saltellano, fanno cose che non c'entrano nulla con la Muay Thai. Ecco, il mio consiglio è quello di fare un passo indietro, anzi 10 passi indietro e partire dalla base, quindi fare almeno 1-2 round dove studi solamente la posizione di guardia, quindi che stai composto, che le mani sono all'altezza giusta, il basculamento, gli spostamenti corretti, quindi avanti, quindi indietro, quindi laterale dall'altra parte, piede fermo, ok? Le basi della Muay Thai. Non mettetevi a saltellare, a fare kickboxer per portare 2000 colpi, non mettetevi a portare 2000 colpi, partite dalla base. Partite dalla posizione di guardia della Muay Thai, dalla correttezza di questa posizione, dal basculamento e da tutto ciò che questo concerne. Secondo errore comune che viene fatto strettamente legato al precedente è quello di guardare per terra. Molti quando lavorano a vuoto, specie agli inizi, che cosa fanno? Guardano per terra, portano i colpi per terra, perché se guardi in un punto inconsciamente ti viene quasi naturale abbassare i colpi. Quindi se immagini il tuo avversario, lo guardi davanti a te, immagini che lì i colpi probabilmente li porti al punto giusto. Se lavori con la testa, e poi arriveremo anche in un altro punto su questo argomento, se lavori con la testa e decidi di portare, anche se non è un avversario davanti, il tuo pugno sul suo mento, il tuo pugno va al suo mento. Se invece stai sovrapensiero, guardi per terra, molto probabilmente senza rendertene conto le tue mani si abbasseranno. Ecco, questo è un errore. Guarda davanti, immagina il tuo avversario e immagina di combattere quando lavori a vuoto. Quindi decidi di andare al viso, vai al viso, decidi di tirare un medio alle costole, lo porti alle costole, ma visualizzi sempre il tuo avversario. Terzo errore che spesso viene fatto agli inizi è quello di stare troppo stazionario dopo i colpi. Cosa vuol dire? Che molti portano i colpi e rimangono inchiodati. Non va bene. Pensate sempre al basculamento e torniamo al primo punto, alla posizione di guardia. Lavorate e basculate. Portate il calcio, tornate in guardia e ritornate sulla posizione di guardia, sul basculamento. È fondamentale questa cosa. Molti che cosa fanno? Portano i colpi e si inchiodano. Poi quando fanno sparring è un problema, perché nel momento in cui finisci l'azione rimani inchiodato, il tuo avversario ti investe di colpi e se ti investe di colpi nel momento in cui sei fermo, inchiodato, probabilmente ti mette KO, perché anche da una posizione così inchiodata non riesci a ammortizzare un eventuale colpo, per, diciamo, anche leggero che possa essere. Se invece sei in posizione di basculamento, riesci a accorciare il colpo, riesci a schivarlo, riesci a bloccarlo, riesci a fare tutta l'arte, diciamo tutta la cassetta degli attrezzi della Muay Thai, se parti dalla base, se no non riesci neanche a aprire la cassetta. Quarto punto fondamentale e diciamo errore che spesso viene fatto agli inizi è quello di fare solo attacchi quando lavori a vuoto. Quindi lavori, porti solo degli attacchi, quindi lavori di mano, picchi di gamba, picchi di ginocchio, magari picchi con tutte le parti del panorama tecnico della Muay Thai, ma fai solo attacchi e questo non è reale. Nella Muay Thai, nel combattimento vero, si attacca e si viene attaccati.
Quindi è fondamentale imparare a lavorare anche con le difese, anche se sei a vuoto, anche se non hai nessuno davanti che sta attaccando. Te l'ho detto, devi immaginare di combattere, quindi sì, va bene, farai i tuoi attacchi, ma ti proteggerai sui pugni, bloccherai i calci dell'avversario, schiverai i calci, chiuderai in clinch quando lui ti investe di pugni, controllerai il corpo dell'avversario, sparerai il frontale quando lui ti porta un calcio. Quindi cerca di andare a fare tutte quelle che sono le difese. Rivediamole, possono essere i blocchi sia di gamba che di mano, possono essere le schivate, le afferrate, i controlli, ok? Sempre legato a questo punto è il fatto che molti non diversificano gli attacchi. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando lavorano a vuoto fanno sempre quelle 3 cose che sanno fare. Non va bene, cioè, o meglio, va bene lavorare bene le cose che sai fare, ma va bene anche variare, ok? Non puoi fare per per 3 minuti solo il jab. È irreale la situazione, a meno che tu non ti sei messo lì per studiare solo quel colpo, e allora è un discorso diverso. Ma se stai facendo un round di vuoto completo, devi variare, non puoi sempre fare quelle solite 2 cose, cioè non puoi fare per 2 round 1-2 calcio medio. Vari un po', puoi variare in diversi modi, variare la tipologia di colpo, quindi se stai facendo 1-2 medio, puoi cambiare a fare 1-2 ginocchiata, tip 1-2 gomito, esempio, ma puoi cambiare anche linea degli attacchi, quindi ritorniamo alla base di 1-2 calcio medio, potresti fare jab, pugno al corpo, calcio alto, ok? Stessa tipologia di colpi, quindi pugni e calci circolari, ma cambia il livello e le altezze, ok? Altro punto importante, sei troppo rigido. Molti quando fanno vuoto, ma la realtà dei fatti è che poi anche quando combattono, lavorano al sacco o fanno sparring o fanno di pau, sono troppo rigidi. Quindi stanno così inchiodati, rigidi. Questo ti impedisce di portare correttamente i colpi, fa sì che dopo 2 minuti che lavori così le braccia ti si abbassano perché sei tutto contratto, le mani sono alte e non riesci a lavorare come si deve. Quindi il fatto di essere rigido, no, quando ti capita di essere rigido, togli qualche centimetro dal tuo potenziale avversario immaginato, tiri giù le braccia, ti sciogli e cerchi di lavorare il più fluido possibile. Posizione di guardia, basculamento, mani alte, ok? Le basi, rivatti a vedere il primo punto. Ok, se sei in difficoltà su questa cosa, se sei troppo rigido, riguardati il primo punto, torna alle basi, alla posizione di guardia. Legato a questo punto, altro errore che spesso viene fatto, che è quello di tenere le spalle troppo alte. Quando state in guardia, molti tengono le spalle troppo alte. Questo cosa fa sì? Fa sì, cosa numero 1, che se hai le spalle alte, le braccia stanno basse, perché è matematico, cioè è fisico. Vedete che se io tengo le spalle così, non riesco a alzare le braccia? Le spalle, ragazzi, nella Muay Thai devono stare basse, perché le mani devono stare alte e devono poter muoversi comodamente per bloccare, tamponare i colpi dell'avversario. Se siete così non riuscite a fare niente, diventate rigidi. Quindi spalle basse, mani alte. Capita spesso quando si è agli inizi di andare a combattere e succede che il tuo maestro dall'angolo ti dice: cavolo, Claudio, mi chiamo Claudio, tira sulle mani. Tu dici: cazzarola, io le mani le sto tirando su, perché prendo i pugni in faccia? Li stai prendendo i pugni in faccia perché in realtà non stai tirando sulle mani, ma stai tirando sulle spalle, e questo ti impedisce di tirare sulle mani. Vedete che da qua è difficile. Provate a tirare sul collo, mettere così, alzare le braccia, sentirete tutto il collo contratto. Poi state una settimana a letto con il collo contratto. Sempre legato a questo punto c'è un altro errore che spesso viene fatto, che è quello di non respirare. Spesso i beginners, che all'inizio, ma non solo, va in apnea, quindi porta i colpi trattenendo il respiro. Provate a fare un round di box al vuoto senza respirare. Morite, andate in apnea. Quindi, cosa importante, bisogna sempre respirare normalmente, e quando si portano i colpi bisogna buttare fuori l'aria. I thailandesi, lo sapete, se guardate i video dei thai che portano i calci, fanno il verso. Questo è un modo per portare fuori l'aria, ok? È un modo per scaricare di più il colpo. Non potete lavorare senza respirare.
andate in apnea e finite il fiato subito. Provate a fare una corsa senza respirare, non fate tempo a fare 10 metri che avete finito. Punto importante che ho già accennato negli altri punti è quello di lavorare a caso, non visualizzare un avversario. Molti quando lavorano a vuoto non visualizzano un avversario, quindi portano pugni a caso, come se portare i colpi fosse una cosa che bisogna fare così tanto per fare. No ragazzi, quando si combatte, quando si lavora a vuoto, quindi dovete immaginare di combattere. Dovete immaginare di portare i colpi a qualcuno, quindi i vostri colpi devono avere un senso, non potete portare colpi a caso, non esiste, non potete di default fare 1-2 gancio, no. Se fate 1-2 gancio ci deve essere un'idea. Ad esempio, io da mancino lavoro nella mia fantasia che lui porta jab, diretto, sposto leggermente, non è che sposto il pugno, mi sposto io e devio leggermente il colpo e da lì porto 1-2 gancio. Oppure sempre da mancino, sempre su 1-2 gancio, immagino che lui mi porta il jab e io lavoro sul suo primo colpo, quindi jab, abbasso leggermente il jab e sparo 1-2 gancio. C'è sempre un'idea. E che i colpi non devono mai essere a caso, devono essere sempre pensati, anche se non c'è nessuno davanti a te. Nella tua testa immagini che c'è qualcuno, giusto? Quindi nella tua testa stai facendo vuoto, lui ti porta un calcio medio, quindi o lo blocchi perché ti ha portato il medio, oppure porti il tip, il frontale, per sbilanciarlo nel momento in cui ti ha portato il medio. Ragazzi, usate la testa quando lavorate a vuoto. Ultimo punto fondamentale di questa carrellata di errori che spesso vengono fatti quando si lavora a vuoto è quello di non estendere bene i colpi. Molti quando lavorano a vuoto portano i colpi corti, forse probabilmente legato al fatto che sono rigidi. Ecco, questo è sbagliato. Il modo per diventare più sciolti è quello di cercare di estendere bene i colpi. Quindi posizionatevi bene, ad esempio quando portate i pugni, belli composti, allungo bene, quindi spingo sulle gambe, allungo bene il pugno, ruoto bene il polso, la spalla, l'anca, l'altra mano curate che sia sulla guancia, che non ci sia spazio tra il vostro pugno e la vostra spalla, quindi non portate i pugni così, ma portatevi bene. Idem quando portate il diretto, cercate di allungare bene tutto, ma anche idem quando portate il frontale, la gamba allungatela tutta, ginocchiate uguale, allungate tutta la gamba, buttate fuori con l'anca, il polpaccio portatelo bene vicino alla coscia se volete fare una bella ginocchiata. Ok, se no finisce che fate questo e questo non è un ginocchio, vedete, così non è estendere. Molti fanno 1-2 e fanno questo, questa non è la ginocchiata, questa è la ginocchiata. Se volete fare male col ginocchio dovete buttare fuori, pum. Idem il calcio, molti fanno questo, no, siete a vuoto, state lavorando bene, estendete i colpi, ok? Thank you very much.